Prima di parlare di Visconti bisogna contestualizzare, come si fa sempre con tutto, le cose vanno contestualizzate, riportate all'epoca, altrimenti si rischia di non capire e di deviare dai problemi principali. Quindi per parlare di lui bisogna prima parlare del corso Rex, che era il corso prima del corso Rostro. Noi avremmo dovuto teoricamente essere il Rex secondo, i nostri padrini erano qui in corso S. Questo Rex era entrato in accademia nel 1936, più o meno negli anni in cui sono nato io, e erano entrati in 310, 315 circa, poi alla fine delle selezioni sono rimasti molti di meno e alla fine dei 3 anni, nel 1939, erano rimasti 212 naviganti. Piloti naviganti. Di questi qui una dozzina sono morti poi alle scuole di volo con gli aeroplani vecchi, eccetera. E Visconti appunto faceva parte di questo gruppo. E di questi 212 è una cosa importante da ricordare anche per capire quello che ha fatto Visconti, è che questi ragazzi sono stati messi in guerra dopo 8 mesi dall'uscita dall'accademia, dal brevetto militare. Dopo 8 mesi sono entrati in guerra e sono entrati in guerra nel 40, quindi. Nel 45, diciamo il 29 aprile, quando Visconti è stato ucciso poi a tradimento, no? Poi volendo ne parliamo, di questi 212, 103 erano morti in attività di volo o in incidenti o in combattimento, 103, quindi il 50% dei naviganti. Ora era tutta gente che sapeva che la guerra era persa. Tutti hanno continuato a combattere, perché tutti hanno continuato a combattere o al nord o al sud. Quelli di questo corso Rex, che era particolare perché come padrino aveva Umberto di Savoia. Quindi molti sono andati al sud, altrettanti con il proselitismo, anche dopo il proclama di Botto che ha messo le basi per questa Repubblica Sociale Italiana e per questa Aeronautica Nazionale Repubblicana, sono tornati al nord, soprattutto quelli che avevano le famiglie anche a nord, quindi non c'era solo ideologia. Però Visconti ha fatto molto da propagandista, diciamo. Lui aveva una squadriglia, la 310, che era tornata dalla Tunisia, dove aveva incontrato mio zio Carlo Miani, che ha comandato il secondo gruppo, poi la Repubblica. Visconti era il primo, ecco perché lo sentivo nominare in casa. E poi il primo rischieramento, dopo Torino, sono andati a Udine loro, dove venivo mandato io dal paesello, perché al paese circolava la voce, l'aveva portata la nostra donna di servizio che era slava, dice che aveva sentito che entro un paio di mesi sarebbero scesi dalle montagne i partigiani e avrebbero giocato a pallone con le teste degli italiani, cosa che praticamente è avvenuta, anche se non in questi termini spettacolari. Ecco, e quindi Visconti ha fatto proselitismo e molti di questa sua squadriglia, ai quali sono associati molti altri, si sono portati effettivamente, hanno risposto al proclama di Botto e hanno fondato questo primo gruppo a Torino Caselle. E dopodiché hanno fatto tante cose, insomma, e sono arrivati a Udine. Non era ideologizzato Visconti, non era fascista. Lui aveva fatto un giuramento, si sentiva italiano, c'era la parte sud, la guerra era già finita, là stavano avanzando, eccetera. Difatti sono stati impiegati pochissimo, quelli dell'aeronautica che ha fatto parte, però sono andati sempre d'accordo con i nostri. Si pensi, questo me lo raccontava lo mio zio Carlo, che era il comandante del secondo gruppo, che l'aeronautica repubblicana pagava gli stipendi alle mogli di quelli che erano al sud, che non potevano spedirlo lo stipendio a casa al nord.
e hanno anticipato gli stipendi a tutte queste, e le pensioni alle vedove, a tutti quelli del sud, cioè non sono mai entrati in contatto negativo il nord e il sud, anche se poi naturalmente hanno dovuto giustificare certi comportamenti avvenuti al nord da parte dei partigiani, no? Dei partigiani comunisti, in particolare italiani, le brigate Eredi e Garibaldi. Quelli della brigata Garibaldi sono quelli che hanno ammazzato Visconti poi nella caserma del Savoia Cavalleria a Milano. E lui la storia dell'ammazzamento me l'ha raccontato l'onorevole Mitolo, che era non so se ve lo ricordate, è morto adesso, era di Trento, e me l'ha raccontata lui la storia perché era nello stanzone dove sono stati portati dopo Visconti la mattina aveva fatto tutti gli accordi con il CLN, c'era anche un ufficiale dell'aeronautica, Regia Aeronautica, diciamo. Questi accordi, gli ufficiali potevano mantenere le pistole, gli avieri venivano rilasciati subito, molti sono stati malmenati poi uscendo da gallerate, e i sottufficiali sono stati portati anche loro in pullman e lasciati liberi di entrare nelle famiglie. Nel trattato, diciamo, che hanno fatto, nell'accordo che hanno fatto tra Visconti e questi partigiani, in pratica erano quelli della Garibaldi, era specificato che gli ufficiali potevano tenere la pistola ed era garantito che avrebbero avuto salva la vita, salvo regolare processo a chi si riteneva avesse commesso dei crimini. Invece sono entrati, la storia è inutile raccontarla, ma magari molti del pubblico che non la conoscono, appena entrati in questa stazione hanno fatto la prima offesa all'accordo che avevano preso la mattina stessa, al discorso di chiusura del gruppo che ha fatto Visconti in piedi su una cassetta nel cortile a Gallarate, hanno assistito anche i capi partigiani, molti sono commossi. E dopodiché sono saliti sui pullman, sono stati portati in questo Savoia Cavalleria. Lì c'è il libro di Massimhello che parla molto diffusamente su questo, ma sono cose note comunque nell'ambiente nostro, nell'ambiente aeronautica, anche per rispondere a un'altra domanda, se l'aeronautica ci ha pensato oppure no questa gente. E dopo un quarto d'ora circa sono arrivati lì verso mezzogiorno e mezzo, li hanno disarmati, hanno messo dei sacchi per terra in questo tanzone e hanno fatto buttare le pistole, uno alla volta. E il gesto, mi raccontava Mitolo, baciavano la pistola e la buttavano lì per terra davanti ai partigiani, in spregio, no? Perché era una violazione dell'accordo. Dopodiché, mentre stanno facendo questo, è venuto dentro un partigiano di un certo livello, diciamo, era vestito bene, mi hanno detto, e ha chiamato Visconti. E Visconti è uscito, dice, ha chiamato per un colloquio fuori. Visconti è uscito e Stefanini, Valerio Stefanini, che era un ragazzo che aveva appena finito l'accademia, non era ancora pilota militare, non era impiegato, però si trovava, quando hanno sciolto l'accademia di Forlì, si è trovato sbandato e ha chiesto dove c'era qualcuno all'aeronautica, è andato lì ed erano quelli della Repubblica. E Visconti l'aveva un po' adottato, li faceva fare da aiutante, così se lo portava in giro. Questo Stefanini si era affezionato e ha sentito il dovere di uscire col suo comandante. E un paio di minuti dopo si sono sentite chiaramente dalla sala, mi diceva Mitolo, le raffiche di mitra. Mentre attraversavano li hanno ammazzati alle spalle tutti e due. E ne avevano già chiamati altri due alla volta, li avrebbero fatti fuori tutti. Se non fossero arrivati in quel momento gli inglesi a occupare la caserma, e
condotti da un ufficiale italiano, un certo Sacchi, dell'aviazione regolare, diciamo, no? Di quella del sud, che era stato mandato apposta. Così si sono salvati. Questo Mitolo poi è uno di quelli che una settimana dopo è andato a cercare i corpi di Stefanini e li hanno trovati sepolti molto sommariamente nella parte interna della caserma, sotto il muretto che c'è, ai piedi del muretto che circonda una parte di questa caserma vicino ai cancelli, con un po' di terra sopra, li avevano buttati lì e lui li ha tirati fuori assieme ad altri volonterosi, a dei familiari, e li hanno portati al Musocco. E questa è la storia. Quindi anche Visconti va contestualizzato. Visconti ha avuto un sacco di problemi perché non era fascista lui sentiva il dovere di non stare con le mani in mano. Al sud non c'era andato perché lui considerava il re Badoglio dei traditori. D'altra parte era quello che ci insegnavano anche a scuola. Io avevo ancora l'enciclopedia qui dove c'è il ritratto di Badoglio e mia mamma gli ha fatto una croce sopra e ha scritto maledetto. Ce l'ho ancora. L'enciclopedia Labor del ragazzo italiano, me l'avevano comprata nel 1938, ero piccolissimo. E quindi Visconti voleva soprattutto difendere le città e quando si è molto arrabbiato a un certo punto, quando Tessari, che è subentrato a Botto come comandante, diciamo, dell'aeronautica repubblicana, ha fatto un accordo con i tedeschi per cui il primo gruppo doveva diventare una legione tedesca, con uniformi tedeschi, eccetera, sarebbero andati a prendere, però avrebbero operato inquadrati nei reparti tedeschi. E Visconti ha riunito gli anziani del primo gruppo, tutti si sono rifiutati, e è arrivato fino a parlare con Mussolini. Ha parlato con Tessari, ha parlato con Mussolini, e Mussolini ha parlato con Hitler e hanno rinunciato a fare questo. Però questo ha richiesto circa un mese di tempo, durante il quale hanno sospeso Visconti perché lo consideravano un po' un rivoltoso, no? E dice come, non obbedisce, e l'hanno mandato in licenza. Gli hanno dato un mese di ferie, è stato per un mese in ferie. Poi quando si è regolarizzata l'attuazione hanno confermato che il primo gruppo veniva mantenuto, anzi nel frattempo era nato anche il secondo, quello dello zio Carlo Miani. E questo gruppo, diciamo, ha continuato a volare, è andato in Germania a fare il passaggio sul Messerschmitt 109, è ritornato e ha continuato a combattere. Visconti l'ultimo combattimento l'ha fatto 10 giorni prima di essere ammazzato. È stato abbattuto in quel combattimento, si è lanciato al paracadute, è tornato a piedi al suo gruppo e ha ripreso il comando. E è cominciato. Erano tutti consapevoli che la guerra era persa, mi diceva sempre Mitolo, che è una voce, ed erano tutti consapevoli che potevano essere uccisi se i partigiani non tenevano fede, eccetera. Sulla scorta di questo, lo zio Carlo, saputo la cosa di Visconti, non ha voluto arrendersi ai partigiani, ha preso tutti gli aeroplani che erano a Viano, è andato hanno atterrato a Verona, non sono scesi dagli aeroplani, con tutti i partigiani attorno, e lui sapeva che stavano arrivando gli inglesi. Sono arrivati gli inglesi, hanno mandato via i partigiani, sono scesi e non hanno avuto nessuna conseguenza. Sono stati mandati, qualcuno è stato mandato a Coltano, ma molti sono stati lasciati andare così. Questa è un po' la storia vera raccontata dai testimoni. Quindi Visconti
è considerato da noi un eroe purissimo, alla pari di altri dell'aviazione del Sud, che non hanno avuto questi challenge così violenti però. E comunque sono sempre andati d'accordo, tanto ripeto, che pagavano gli stipendi a quelli del Sud, che avevano i familiari al Nord. Ecco, io non so cosa potrei ancora dire di Visconti. Potrei dire tante cose, però sono tutte cose che ho letto anch'io, come sicuramente le avete lette voi se mi state facendo questa intervista, e come le hanno lette sicuramente molti del pubblico che la leggerà. La domanda che mi ha fatto dice: ma l'aeronautica si è ricordata di questo? Ecco, e qui devo scendere sul personale, cosa che bisognerebbe sempre evitare, però a questo punto lo posso dire. Io sono arrivato allo Stato Maggiore per la prima volta nel 1974, ero un tenente colonnello già anziano, avevo comandato un gruppo, ho fondato il gruppo di guerra elettronica, no? Come il primo 119 che era comandato da Gottardo, lei se lo ricorda, Gigi Gottardo, no? Era lui il fondatore, però c'era solo quello e c'era un bicigraf, eccetera. Nel periodo mio sono arrivati Piaggio, insomma abbiamo organizzato, fatto tutto. E alla fine poi mi hanno mandato a fare il capo della sezione guerra elettronica dell'ufficio piani dello Stato Maggiore nel 74. Come si usava a fare quella volta, chi arrivava allo Stato Maggiore, noi per esempio della nostra generazione avevamo questa abitudine, lo facevamo tutti, arrivati lì per prima cosa facevamo il giro per i tre archi e andavamo a cercare i nomi dei compagni di corso. Ce n'erano già parecchi nei miei compagni di corso sui muri, e però io mi ricordo che guardando sono stato rimasto sorpreso nel vedere che quelle della Repubblica Sociale non c'erano. E mi ricordo di averne parlato, però la cosa è caduta così. Poi sono tornato altre 2 volte allo Stato Maggiore, sempre con la solita cosa, facendo il giro dei tre archi, ma non c'erano mai, questi no. E l'ultima volta sono tornato dalla guerra del Golfo ed ero già generale, praticamente già promosso generale di squadra, anche se non avevo ancora i gradi, e sono tornato come sottocapo dell'aeronautica. Il capo di Stato Maggiore era Stelio Nardini, che era un mio compagno di gruppo, un mio comandante di squadriglia, diciamo 5 anni più di me, dell'Ibis, no, io del Rostro, 5 anni di differenza. Però era di Gorizia, una volta erano molti erano del nord i piloti, una volta. E l'ho ringraziato per la nomina, dice: Stelio, però porca miseria, tu ti ricordi, tu sei di Gorizia, io di Udine, ti ricordi chi era che ci difendeva? E dice: sì, e perché non ci sono? Lui era capo di Stato Maggiore, giusto, dice, sai che non me l'aveva mai fatto notare nessuno che non ci sono. E non ti preoccupare, dice, vedrai che qualcosa riusciamo a combinare, un posto banco perché i tempi sono duri, e qualcosa ha combinato. Un lunedì mattina ritorno e mi chiama sulla diretta, sul telefono diretto, Mario, dice: ho fatto quello di cui avevamo parlato. Dico: che cosa? Quelli dell'ENR, adesso ci sono. Scendi nel cortile dei tre archi e guarda sopra i tre archi. Durante la notte avevano attaccato queste 2 targhe e io mi sono commosso, mi è venuto da piangere, lo confesso, insomma, è una cosa incredibile. E Stelio Nardini aveva gli stessi miei ricordi dei combattimenti sopra le città, più focalizzati magari. Io mi ricordo che scappavo da rifugio, no, per vedere questi 4 aeroplani in fila indiana che puntavano verso il basso e poi salivano verso queste formazioni enormi con tutti i caccia con le 2 code, no, i Lightning sopra che li proteggevano, sparavano dal basso, poi si rovesciavano e tornavano via.
E questi erano i caccia del primo gruppo, era proprio il periodo del 44, quei 6 mesi del 44 in cui loro sono stati a Campoformido. Poi è subentrato il secondo gruppo, loro sono andati nell'area di Milano, Gallarate, eccetera. E il secondo gruppo, del quale poco dopo è diventato comandante lo zio Carlo, che era stato con Visconti in Africa, dappertutto. Era più anziano di Visconti, però aveva fatto anche la guerra in Russia, aveva fatto tutto. Era stato in Africa e aveva combattuto per Malta, sopra Malta. È stato abbattuto anche sopra Malta, è andato... Poi mi ha raccontato come è stato abbattuto. Per sfuggire a un caccia inglese che lo stava mitragliando da dietro, ha fatto un rovesciamento con questo Macchi 202, puntando alla massima velocità, e a un certo punto è diventato quasi supersonico, ma non lo sapevano loro di niente di supersonico, e ha avuto un'inversione dei comandi e si sono staccati i piedi di coda. È riuscito, questo aeroplano è partito, ha rallentato, è riuscito a lanciarsi, è caduto sulla costa della Sicilia rompendosi un piede. E ha fatto un po' di convalescenza e poi l'hanno mandato in Tunisia, dove ha trovato di nuovo Visconti, che era comandante della 310 in Tunisia. Dopodiché l'hanno trasformato in fotografica, quella squadriglia, e l'hanno mandato in Sardegna, dove lui ha chiuso ed è ritornato con 3 aeroplani, portando 8 specialisti nelle fusoliere, non si sa come. Questo era Visconti. E lo zio Carlo veniva a trovarci anche la sera qualche volta. Ce ne parlava, io ero piccolino, stavo a sentire, però parlava con i miei familiari, mio papà non c'era, mia mamma c'era, qualche volta suonava il piano, lui era un appassionato di violino, l'ho già detto a qualcun altro, mi ricordo che suonavano la sonata a Kreutzer di Beethoven, e io rimanevo lì, sì, ma questo è proprio quello che vedevo io oggi, no? E da lì non mi sono mai più tolto dalla testa quello che avrei voluto fare, e che grazie a Dio sono riuscito a fare con le mie avventure, anch'io però sono arrivato alla fine. E diciamo che il lavoro segreto tra Nardini, Capo di Stato Maggiore, per costruire la notte, appendere queste 2 piastre, diciamo, di travertino, lo aveva organizzato il generale Proietti. Proietti era uno del Marte, del corso Marte, quindi 2 o 3 corsi prima del mio, che però era passato i servizi, aveva avuto una malattia, eccetera. Allora quello che adesso si chiama ruolo delle armi si chiama ruolo servizi. Era passato i servizi ed era l'intendente del palazzo, diciamo, quello che sovraintendeva tutta la logistica del palazzo, una persona d'azione. E lui ha fatto, eccetera, e qualche tempo dopo abbiamo aggiunto, perché è tradizione che i nomi sui muri dei reparti appartengano a persone, a piloti che siano caduti o in attività di volo o istruzionale o per incidente o in combattimento. Quindi Visconti è l'unico esempio di persona che non è caduta in combattimento, è caduto una settimana prima in combattimento, poi l'hanno ammazzato. E allora ho voluto farlo mettere. E io avevo detto anche il nome di Stefanini, però non ci stava. Però mi avevano promesso che lo mettevano su quell'altra all'interno. Io non so se l'hanno messo, mi dicono che non c'è però ancora. Quindi nella premessa, forse al libro lì, ho scritto che ci sono sia Visconti che Stefanini, o forse in un altro libro, non lo so, ogni tanto mi fanno fare prefazioni. E io aspetto sempre che ci mettano anche questo povero Stefanini, che era
un sottotenente del corso Zodiaco che non ha mai fatto nessuna guerra, niente, però si è fatto onestamente ammazzare pure lui. Quindi io spero che prima o poi saranno due le eccezioni, oltre a Visconti anche Stefanini. Poi non è finita, l'aeronautica si è ricordata ancora, perché abbastanza recentemente la sala riunioni dello Stato Maggiore è stata intitolata a Visconti. Questo per merito di un capo di Stato Maggiore storico, Rosso, il generale Rosso, è uno appassionato di storia, sa tante cose, è un ragazzo serio che non è facile far parlare, come non erano facili a far parlare questi del Rex, perché poi questi sono stati i nostri comandanti poi all'inizio, quando noi siamo arrivati al reparto, fine anni 50 e i primi anni 60, i comandanti erano questi. Io ho avuto Bellagambi, ho avuto Biron, ho avuto Guidi, tutta gente che aveva fatto la guerra al nord e al sud. Il Graziani era il nostro padrino del corso. L'ultimo padrino è morto 2 anni fa, 2 o 3 anni fa. Adesso non c'è più. Quindi il testimonio è passato decisamente al corso rostro, al primo corso rostro. Noi scherzando ci vantavamo, diciamo, noi eravamo primi quando tutti gli altri erano secondi. E ci teniamo molto, insomma, sentiamo, e ci sono stati vicini questi del Rex, veramente, anche se era difficilissimo farli parlare. Non parlavano, ma nemmeno gli altri, insomma, della guerra non volevano parlare. Io conoscevo del gruppo di Visconti, conoscevo solamente Pittini, Nino Pittini, di Udine, che abitava vicino alla casa di mia nonna e si era lanciato, mi ricordo aveva fatto tanto scalpore perché è stato mitragliato e abbattuto sopra Comacchio e si è dovuto lanciare e per lanciare ha tirato fuori il coltello, una pallottola gli aveva distrutto il piede e erano rimasti solo dei legamenti, lui li ha tagliati perché era rimasto sotto la pedaliera e si era lanciato questo Pittini. Si è lanciato con un piede sì o no. E dopodiché siamo diventati amici con questo Pittini, ma anche con lui era difficile parlare. Quando gli ho parlato di Visconti mi ha guardato e mi ha detto grande comandante. Fine della trasmissione. E poi ho volato perché ero appassionato di volo a vela, abbiamo anche volato con Pittini, anch'io ero appassionato di volo a vela. Abbiamo volato con l'Alliante qualche volta, ma senza mai parlare né della guerra, né del suo incidente, né di Visconti purtroppo. Quando gliel'ho nominato si è fermato un attimo e ha aperto il cuore.